Ciao a tutti, buonasera a tutti, benvenuti in questa live serale. La voce più o meno sta tenendo, vediamo un attimino se riesco a fare una breve live, ma penso di sì, ormai direi che sono in fase di miglioramento costante, miglioramento crescente. Nonostante tutto, tengo duro. E quindi in questa live Canetti sits, in questa live cerchiamo di esprimere al massimo tutte le nostre situazioni e cerchiamo di capire come le paure che i nostri genitori, i fallimenti che i nostri genitori hanno avuto in passato sono diventate le nostre paure di oggi, come superare queste paure, perché altrimenti ma basta con questi auguri di San Valentino, ma non avete ancora capito che San Valentino è una festa dei cornuti, basta con gli auguri di San Valentino, San Valentino è una festa dei cornuti, punto. Regalate corna a San Valentino, mi viene da starnutire. Penso a San Valentino, mi viene da starnutire. Basta. Lo starnuto è qua. Scusate. Scusate, ma quando c'è la salute c'è tutto, per cui quando c'è la salute c'è tutto, e allora mi gratto la testa. Quindi regalate corna a San Valentino, e mentre regalate le corna a San Valentino iscrivetevi anche al mio nuovo canale. Stasera facciamo la live di San Valentino dopo cena verso le 22:30 per vedere i cornuti che sono andati a San Valentino o quelli che restano qua a fare la live. Quindi mi raccomando, stasera. Intanto vi ricordo gli appuntamenti. Torino, venerdì, domani, venerdì 15 febbraio, ci sarà questo importantissimo seminario sull'autostima e la seduzione. Domani non potete mancare l'autostima e la seduzione. Poi Milano, domenica 3 marzo dalle 9:30 alle 19, seminario Full Immersion, e Roma 7 aprile dalle 9:30 alle 19. Riferimento 333 15 11 703. Per cui stasera non andate alla festa dei cornuti, ma venite alla live, mi raccomando, verso le 22:30. Stasera evitiamo la festa dei cornuti, e andiamo e venite alla live. La Canetti sappiamo che va a San Valentino, ormai la Canetti è fidanzata con Mirko Papella. Diamo questa notizia, non c'è Papella, Canetti e Papella, oggi sposi. Che ne so, che minchia dici? Papella e Canetti, oggi sposi, è vero, lo testimonia Papella. Adesso non so dov'è Papella, vieni fuori, non è vero. Papella, se ci sei batti, Papella. Fidanzamento tra Canetti e Papella. Allora, ma che geloso, sono contento perché è la mia figlia. Allora, non so dov'è Papella. Rispondimi Massimo. E che minchiate hai detto, Jessica? Cosa mi consigli? Beh, e che ti consiglio? Non dargliela, che devo dire? Escici. Metti subito antagonisti. Allora, il regalo di San Valentino sono le corna. È la volta che diventa nonno, esatto. Allora, zitti. Allora, a San Valentino regalate corna.
corna a tutti. Basta, Chianetti, l'ho detto così, se non sei fidanzato, cazzo me ne frega a me. Andiamo avanti. Allora, excusatio non petita, accusatio manifesta. Allora, andiamo avanti. Oh, Mirko Papella, sentiamo cosa ne pensa Mirko Papella del tuo fidanzamento con la Canetti. Ti sei già lasciato? Mirko Papella è fidanzato ufficiale della Canetti? La devi portare, devi farlo uscire 3 volte al giorno, lo sai Papella, se ti fidanzi con la Canetti. Devi farlo uscire 3 volte al giorno, al mattino, alla sera, sempre, e se riesci devi farlo uscire anche una volta, devi farlo uscire anche una volta a metà giornata. Oh, la nostra Nefilin Vittoria Vinca, pensavo fosse defunta, invece è ancora viva. Ci diamo, cioè la Vittoria Vinca è ancora viva, quindi siamo contenti che la Vittoria Vinca è ancora viva. Ok, adesso torniamo alle cose pratiche. Allora, perché i fallimenti dei nostri genitori diventano il nostro problema di oggi? Perché i nostri genitori sono praticamente il fondo, diciamo così, del barile che noi tocchiamo. Noi, i bambini, sono particolarmente empatici, cioè già quando sono piccoli, i bambini già quando sono piccoli, vabbè, Papella, che ce ne frega, amici, non amici, tanto tutti cornuti siete, quindi non rompete le palle, amici o non amici, tutti cornuti siete. Ma che fidanzati? È una battuta, siete cornuti entrambi, dai, basta, sit. Allora, quindi tornando al discorso di prima, allora, basta, a posto, Platz, sits. Confermo che Papella e la Canetti si sono lasciati oggi, adesso, così la Canetti smette di rompere le palle, sono solo amici, sits, Platz e non rompere. Allora, perché capita questo? Perché il bambino vive in modo empatico, il bambino vive in modo empatico. Massimo, prima o poi ti innamorerai di una dell'Est. Sì, guarda, sì, devo dire di sì, mi innamorerò di una dell'Est, Silvia Sicili, sicuramente. Oh, nella mia vita vedo una, anzi due ne vedo, due dell'Est, dell'Est, mi innamorerò dell'Est, molto Est. Confermo, Silvia Sicili. Sicuramente non di una siciliana, comunque ho deciso di una dell'Est, perché quelle dell'Est sono meglio che quelle dell'Ovest, devo dire la verità, quindi mi innamorerò di una dell'Est. Sono dell'Est, è dell'Est, vedi? C'è subito sanguisuga che è dell'Est. Allora potrei farmi il fidanzamento con la sanguisuga, però a una condizione, che la mando a lavorare, la manderò a lavorare. La sanguisuga, se vorrà dimostrarmi il vero amore, dovrà lavorare e mantenermi. Quindi vi informo che se la sanguisuga andrà a lavorare, mi manterrà e io non farò niente, mi fidanzerò con la sanguisuga, però la condizione per il mio fidanzamento con la sanguisuga è che la sanguisuga vada a lavorare e mi mantenga, e mi deve mantenere anche bene sta sanguisuga, mi deve dare la carta di credito illimitata e io devo fare quello che voglio e lei va a lavorare a faticare. Zitta sanguisuga, vai a lavorare e se mi dai la carta di credito ci fidanziamo. Tania Bercucci, anch'io sono dell'Est. Va bene, andate a lavorare allora. Se dell'Est andate a lavorare e datemi la carta di credito. Allora, non sono Brillo, che Brillo, ci manca ancora che bevo l'alcol, sono pieno di antibiotico. Ecco, l'antibiotico tra l'altro. Ma che ho bevuto? Che ho bevuto niente. Allora, sono raffreddato. Devo sfogarmi su di voi perché il raffreddore mi genera rabbia,
Allora, siccome non posso tenermi la rabbia dentro, devo scaricarla, la scarico su di voi, la scarico su di voi. Stasera prendetevi le mazzate e zitti. Saluto anche Ciuto. Allora, torniamo al discorso centrale. Allora, dobbiamo tenere presente questa situazione, no? Grazie Ciuto. Guarda, arriva lì, gli amici si vedono, Ciuto, sei messo male, neanche tu sei messo tanto bene, Ciuto. Però la differenza è che a me il raffreddore passa, a te le cose che hai non ti passano, è così. Devo dirti anche questo, Ciuto, che devo dirti anche questo allora. Scherzo, Ciuto, scherzo, tu vai benissimo come sei, vai benissimo come sei. Allora, torniamo al discorso precedente e cerchiamo di capire questo. Come mai i fallimenti dei nostri genitori diventano le nostre paure? Diventano le nostre paure perché, lo so, Ciuto, ma scherzo anch'io. Anche il mio era ironico, Ciuto, io ti voglio bene, lo sai. Poi Ciuto mi ha regalato la lavagnetta, vedete, con la firma di Ciuto qua dietro. Ciuto. Allora, sanguisuga, vai a lavorare, sta zitta. Prima prima se vuoi che ci fidanziamo, vai a lavorare e arriva con la carta di credito e poi se ne parla. Allora, teniamo presente questo, che se noi vogliamo conquistare le persone che ci interessano, dobbiamo uscire fuori dall'edipico genitoriale, perché altrimenti non riusciremo a conquistare o a raggiungere gli obiettivi che vogliamo raggiungere. Finché restiamo vincolati in un edipico genitoriale, non riusciremo a superare le nostre paure. Quindi questo è un fatto fondamentale. Quindi dobbiamo capire quali sono le paure che viviamo. E le paure che viviamo noi oggi, spesso, se analizziamo, diciamo, la biografia o l'autobiografia dei nostri genitori, coincidono con i fallimenti che loro hanno vissuto. E per questo, ora uno dice, ma allora i figli di genitori separati avranno, diciamo, più difficoltà a trovare una relazione sentimentale stabile? Ma non è detto perché c'è sempre una cosa che si chiama atto di ribellione, no? Noi cerchiamo di mettere in atto appunto un'azione di ribellione per fuoriuscire da questa situazione genitoriale. Anzi, possiamo dire questo, che più forte è il conflitto con i genitori, con uno dei due genitori, più forte sarà il nostro tentativo di atto di ribellione. Mi rispondo tante, sensazione. Ma che ne sai che non vede anche altre, Gabriellina? Adesso devo rispondere. Potrebbe vedere anche altre. Tu comunque continua a, diciamo, senza vederlo, inizia a parlargli di altri uomini che puoi incontrare, che ti corteggiano, entra in amicizia in questo modo. Ehm, certo che ti voglio cambiare, sanguisuga, ti voglio cambiare, sì, ti voglio rivoltare come un calzino, devi andare a lavorare in miniera, sanguisuga, vai in miniera a lavorare, devi dimostrare qualcosa in questa vita che fai, ti voglio cambiare, rivoltare come un calzino, completamente diversa. Allora, tornando al discorso precedente, dobbiamo tenere presente questo, no? Che quindi il nostro atto di ribellione cosa sarà? Sarà il tentativo di uscire fuori da questa situazione di edipico genitoriale, sarà il tentativo di venire fuori dall'edipico genitoriale e acquisire un'identità, un'autonomia.
ad esempio, come leggo qua a Gaia, se tuo padre è un donnaiolo, quindi ti ha dato questo modello maschile, perché il modello maschile, ecco, è interessante quello che dice Gaia, il modello maschile è fondamentale per una donna, no? Perché il padre non rappresenta soltanto il padre per una bambina, rappresenta anche il modello di uomo. E come il padre si comportava con la madre, rappresenta il modello di uomo che una donna si aspetta. Ora, cosa succederà a Gaia? Gaia, fin tanto che resterà invischiata in questa situazione, avrà sempre paura delle corna, ma e uno dice, bene, ha paura delle corna, quindi si allarma. Chi è che si allarma? Si allarma questo pensiero dominante, no? Ecco perché la cosa che ha detto Gaia ha stranamente, Gaia dice delle cose che non hanno tanto senso, ma questa sera stranamente ha detto una cosa sensata, per cui voglio approfondire questo concetto che ha detto Gaia A. Non so come mai avrà avuto un'ispirazione, normalmente dice cose che non hanno tanto senso. Allora, quindi Gaia ha detto che lei ha avuto un padre, diciamo così. Oh, intanto saluto Catwoman e Wonder Robbie, iscrivetevi al canale di Catwoman, di Wonder Robbie e della Caneschi, Chiara Caneschi, che non so se c'è, ma c'era prima. Allora, stavamo dicendo, e anche al canale di Isabelle Legrand. Allora, stavo dicendo quindi che, lo so che la mia voce è sensuale, ci ho messo uno studio fatto per avere questa voce sensuale, cara Wonder Robbie. Comunque devo dire che Wonder Robbie è proprio una bella donna, devo fare questa affermazione, Wonder Robbie è proprio una bella gnocca, devo dire, io che l'ho vista dal vivo, quindi iscrivetevi al suo canale. Allora, che cosa stavamo dicendo? Ma non ti vuole chi? Ma no, ma la Wonder Robbie è è un'amica, Wonder Robbie è un'amica che non ti vuole, è un'amica, siamo amici con Wonder Robbie, cioè, e ci possono essere anche degli amici, come cavolo si chiama, la bacheca lì, la strega bacheca, la bacheca, strega bacheca. Però tornando a Chiara, allora, a Gaia, strega bacheca, zitta. Tornando, sitz, bacheca, sitz. Tornando a Gaia. Oh, la Malgasciona, mi sono rimesso e vedi che ho la voce sensuale per te, Malgasciona, ho la voce sensuale. Allora, tornando a bomba, no? Allora, Gaia ha avuto un modello paterno di donnaiolo. Questo modello paterno di donnaiolo cosa ha fatto? Ha innescato in lei, questo è interessante, storatevi le orecchie anche voi, storatevi le orecchie, ha innescato praticamente, ha innescato in Gaia un pensiero dominante, la paura delle corna, perché Gaia ha avuto come modello paterno un padre libertino, un po' diciamo donnaiolo, che andava con tutte, riempiva di corna la madre, e allora cosa ha fatto? Lei è scattato dentro di lei questo pensiero dominante: devo stare attenta agli uomini che mi possono fare le corna. Questo è il pensiero dominante. Questo pensiero dominante è il pensiero che cerca di preservare Gaia dalle corna. Ed è un meccanismo difensivo. Però, che cosa succede? Cosa vuol dire dove sei, Massimo? Sono nel bardo, vi sto parlando dal bardo, Ciuto. Cosa vuol dire dove sei, Massimo? Sono nel bardo, vi sto parlando dal bardo. E allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che lei si è allertata, no? Si è allertata, e quindi questo pensiero dominante le farà incontrare tutti gli uomini, cioè avrà paura che gli faranno le corna a tutti gli uomini.
Ma siccome, fin tanto che lei non esce fuori da questo edipico genitoriale, avrà un altro pensiero nascosto che la attirerà verso uomini che avranno un comportamento simile a quello del suo genitore conflittuale, quindi simile a quello del padre. Quindi lei vivrà una situazione in cui temerà sempre di essere cornuta, praticamente. Si innamorerà di uomini che le faranno le corna, si innamorerà di uomini che le faranno le corna, ma ancora di più, gli uomini che non le faranno le corna, lei attraverso il suo comportamento li spingerà a cornificarla, perché avrà un comportamento sospettoso, avrà un comportamento in cui geloso e quindi spingerà gli uomini a, diciamo, a cornificarla. Io non temo di essere cornuta. Beh, vuol dire che se tu non temi di essere cornuta, vuol dire che quella non è stato un tuo imprinting, ovviamente. Allora, quindi come si può uscire fuori da questa situazione? Allora, questo cosa significa, tra l'altro? Significa che l'atto di ribellione che ha messo in atto Gaia è fallito miseramente, è fallito miseramente. Perché se l'atto di ribellione di Gaia non fosse fallito, lei ora non temerebbe più, non avrebbe più queste paure, non avrebbe più queste paure di essere tradita e di essere cornuta. L'atto di ribellione che cos'è? È il superamento del. Ecco, la monaca di Monza, una madre seducente, e se tu hai avuto una madre seducente e hai sofferto per questo, o tu non sei seducente, oppure temerai le donne che ti sedurranno gli altri. È che è interessante anche questo, perché se noi facciamo l'atto di ribellione, cosa vuol dire? L'atto di ribellione vuol dire che tu ti trovi, cara Gaia, un modello diverso da tuo padre. L'atto di ribellione è quello, hai avuto un padre puttaniere, fammi passare il termine, e tu riesci ad essere felice con un uomo fedele e potrai andare da tuo padre a dirgli: brutto coglione, tu eri un traditore e io invece mi sono trovato un uomo che è molto meglio di te, un uomo fedele. E questo, ecco, però, questo sarebbe l'atto di ribellione, no? La revanche verso tuo padre, la rivendicazione verso tuo padre. Quindi solitamente, sì, ma se li trovi fedeli vivi con l'ansia, li spingerai prima o poi a tradirti. Quindi tu dovrai, allora vai da tuo padre con un tuo fidanzato e digli: guarda papà, ho trovato quest'uomo che a differenza tua era fedele, è fedele e sarà fedele con me. Ora però questo dovrà dimostrarsi fedele, perché altrimenti se per caso lui ti tradirà, tu resterai come dire, incastrata in questo edipico. Quindi tu devi andare a sfoggiare, devi praticamente, come dire, trovare un uomo migliore di tuo padre e dimostrare al mondo che quell'uomo lì è migliore di tuo padre. In questo modo riesci a superare, diciamo, questa situazione edipica. Tra l'altro dovresti anche dimostrare a tua madre di aver trovato. Tra l'altro, mi vuoi ancora? Con chi ce l'hai? Alessandra Casara, io ti voglio sempre. Non so con chi parli, però. No, forse Giorgio Perkins, non lo so. Tra l'altro dovrai anche dimostrare a tua madre, perché qua ci può essere anche tua madre dentro questo conflitto genitoriale. Perché adesso non so se il tuo genitore conflittuale è la madre o il padre, perché se fosse la madre, tu dovresti dimostrare, e potrebbe essere anche probabile questo, a tua madre, cara Gaia, di aver trovato un uomo migliore di tuo padre, non come lei che ha fallito. Ecco, se tua madre è genitore conflittuale, appunto, giusto appunto, allora Gaia, tu devi dimostrare a tua madre, non a tuo padre, devi dimostrare a tua madre di aver trovato un uomo migliore di tuo padre, perché qual è la tua paura? È fare la fine di tua madre, trovare un uomo che
faccia come tuo padre, che faccia le corna dal mattino alla sera a tua madre. E quindi tu dovresti, quindi il tuo atto di ribellione dovrebbe essere verso tua madre. O Alessandra Casanchi, andare da tua madre e portargli il tuo fidanzato e dire: guarda, questo è uno fedele. E sottolineare il fatto che è fedele. Cioè evidenziare, l'antidoto è evidenziare a tua madre il fatto che tu sei riuscita a trovare un uomo fedele. E tua madre ti dirà: vedrai che tutti gli uomini cambiano, tutti gli uomini sono uguali, anche questo ti farà le corna. E tu dovrai dimostrare a tua madre no, che quello è fedele. Nel momento in cui hai la sensazione di aver dimostrato veramente a tua madre che di aver dimostrato veramente a tua madre che questo è un uomo fedele, tu uscirai avrai il riscatto e uscirai dalla paura di trovare uomini che ti fanno le corna, tra l'altro spingendoli a fare le corna. Quindi è questo che tu dovresti superare. Eh, mica devi fare del male, non è che devi fare, che male devi fare? Devi semplicemente dire, gli presenti un fidanzato e dici, guarda, sono proprio contenta di aver trovato, che ne so, Giovanni, Mario, perché Mario è uno fedele e mi sta dimostrando fedeltà in ogni modo. E tu vedi come non è che tu gli dici, devi soltanto dire che hai trovato uno fedele, uno veramente fedele. E lì vedi la reazione di tua madre, come viene fuori, no? Però devi essere vincente poi da questo punto di vista. Tu puoi fare tutto senza che tua madre manco sappia che c'è questo conflitto in atto, no? Non è che devi per forza dire, guarda, il papà ti riempiva di corni, non ho trovato uno fedele, assolutamente no. Però devi ricalcare e rimarcare il fatto che tu hai trovato un uomo fedele. Più che altro devi rimarcarlo a te stessa, devi rimarcare a te stessa il fatto che hai trovato un uomo fedele. Ecco, questo ho preso spunto da quello che ha detto, diciamo, Loretta Caldarano, e vedi con la voce così, è quello che bisogna sempre fare, diciamo, è quello che bisogna sempre fare, quindi per superare le paure che ci mettono innanzi i nostri genitori, dobbiamo fare delle azioni che vanno contro queste paure, quindi fare un atto di ribellione che vada a buon fine, perché se l'atto di ribellione che facciamo non va a buon fine, allora queste paure diventeranno il tormentone della nostra vita, cioè nel momento in cui trovi un uomo che ti fa le corna, come faccio a trovarmi un uomo che non mi voglia manipolare? Manipolalo tu. Manipolalo tu. Perché guarda, no, adesso dico una cazzata, ma se tu hai il condizionamento, Federica, la figlia della Malgasciona, è perché allora spesso delle cose che abbiamo vissuto in modo passivo, se le superiamo, se le viviamo in modo attivo, cioè qual è il fatto perché tu vuoi trovare un uomo che trovi uomini che ti manipolano? Perché sei stata sempre condizionata, la malgasciona o qualcuno ti ha condizionata e quindi tu devi trovare un uomo e condizionarlo tu. Nel momento in cui avrai la percezione di essere tu in grado di condizionare un uomo, uscirai da questo sblocco, cioè sbloccherai questa situazione, sbloccherai questa situazione. Bene, allora nel frattempo, visto che è quasi ora, vi ricordo che gli appuntamenti sono domani Torino, venerdì 15 febbraio, domani San Faustino, Seduce a Torino. Non andate stasera a farvi le corna a San Valentino, ma venite domani a Torino, a San Faustino, e ci sarà la mia lezione sull'autostima e la seduzione. Quindi mi sto aggiustando la voce apposta per la seduzione. Quindi Torino venerdì 15 febbraio, autostima e seduzione. Poi Milano domenica 3 marzo e Roma domenica 7 aprile. Il riferimento è il 333 15 11 703.
Ehm, vai a lavorare in miniera, sanguisuga, vai a lavorare, poi torna. Sanguisuga, io posso conquistarla solo così, se mi farà quest'atto d'amore che lavorerà e mi manterrà la sanguisuga, dovrò fidanzarmi con la sanguisuga, però dovrà dimostrarmi che lavora e che mi mantiene. Allora, nel frattempo, se dalla Sicilia vengo lì, sì, e non venire, chi se ne frega se non vieni? Questo è per Leo Anselmo. Non vuoi venire, resta dove sei. E qual è il problema? Qual è il problema? Resta lì dove sei, Leo Anselmo. Se dalla Sicilia non vuoi venire, resta lì dove sei. Daniele Tonelli, a Genova non ancora, devo sempre sentire Barbara. Boh, a Genova spero presto, spero presto. Non voglio più fare la santa e poi mi diverto di più. Brava Vittoria Vinca. Però potresti anche muovere il culo, Vittoria Vinca, e venire al seminario di Roma. Almeno sta Nefilim, la vediamo la Nefilim. Muovi il culo e vieni al seminario di Roma. Miki Miao, ho bisogno di un consiglio. Chi è sto Miki Miao? Chi ha scritto Miki Miao? Allora, per rispondere per favore, in questo periodo non riesco a collegarmi molto. Hai scritto 50 cose. Ma la domanda qual è? Allora, io gli dissi che non sto molto bene in salute, non capisco se lui mi ha risposto. Ma tu hai sbagliato tutto, Mickey Miao, cioè che devi dire? Tu non devi dire che non stai bene in salute, ma ti presenti come un soggetto debole. Puoi dirlo soltanto a uno che ha fatto un conflitto con la madre e che è uno che ha il sindrome da croce rossina. Però a livello logico e razionale, anche quelli che hanno il sindrome da croce rossina, se ti presenti deficitaria, ti scartano, gli uomini istintivamente ti scartano perché è ovvio che un uomo diciamo, istintivamente vuole una in salute, l'istinto è una donna che non riproduce, perché l'istinto vuole alla ricerca della riproduzione, no? Quindi una che non è in salute non la vuole, quindi prima di dire certe cose devi pensarci bene. Michela Genoveffa, ho letto, allora hai sbagliato, non ti scrive perché hai detto che stai male, cioè non puoi andare lì e dire io ho problemi, come se io dicessi io che ho problemi di salute, io vi sto dicendo che non ho nessun problema di salute e questo raffreddore è passeggero, scherzo, però è sbagliato, è sbagliatissimo. Flavia Loretta, mi rispondi per favore. Non è che posso dire tutto. Quale imprinting hai avuto se per logico senti inadeguata? L'inadeguatezza. Ti senti inadeguata l'inadeguatezza come femmina o come donna. Questo è l'indegnità. Quando è che ci senti inadeguati? Quando ci si sente indegni. Tu hai vissuto il complesso dei complessi, l'indegnità. Ti senti indegna. Alessandra Casale, consiglio per essere mi aggancio al desiderio possesso. Esempio pratico, devo dirlo alle amiche della chat, un consiglio se si agganciano al desiderio, al possesso. Beh, quelle che si lamentano che non riescono a conquistare chi desiderano si agganciano al desiderio. Quelle che si lamentano del fatto che hanno il marito e non riescono a togliersi dai coglioni, che non lo desiderano più, si agganciano al possesso. Osservano la loro vita, guarda di cosa si lamentano e quello è. Bene, Wonder Robbie, io non ce la faccio più. Vieni al corso e stai zitta, Loretta Caldarano, non ce la fai più a far cosa? Trovatene un altro, non ce la faccio più, che c'è pieno di maschi. Allora, bene, ci vediamo stasera. Stasera non andate alla festa dei cornuti, ma venite tutti alla mia live. Quindi, stasera, mi raccomando, ci vediamo alla live. Anche Wonder Robbie, non andare alla festa dei cornuti, ma ci vediamo alla live.
Oh, Letizia Robert, aspetta, dove sei Letizia Robert? Che ti diamo la chiave, vediamo un po'. Cazzarola, sta cazzo di chiave, non so perché devo dartela con questa cosa qua. Vediamo un po'. Ma non capisco perché non mi fa più dare la chiave lì, porca puttana. Allora, che cazzo è sta... Non mi fa più dare la chiave, per dare la chiave devo dare... Dove sta Letizia? Letizia, scrivi! Ah, eccolo qua. Ok. Abbiamo dato la chiave a Letizia. Dato la chiave a Letizia. Va bene. E adesso se c'è la chiave, abbiamo chiavato anche Letizia. Ah, ecco, viene a Roma, Loretta Calderano. Sitz, Platz. Veronica B, mi ricordo, mandami un messaggio Veronica B, no? Per Roma. Bene, allora ci vediamo stasera, non andate alla festa dei cornuti, ma venite alla live, ma venite domani a San Faustino a Torino, a San Faustino in Paras 2 a Torino, Torino domani, venerdì 15 febbraio, Milano intensivo, full immersion, 3 marzo, Roma Full Immersion 7 aprile, riferimento per tutti 333 15 11 703. Stasera la live tra le 22 e le 22.30, tra le 22 e le 22.30. E mandane un altro se l'hai mandati. Veronica B, ma magari t'ho segnato, mandane un altro. Ciao a tutti, a dopo, a dopo. Non andate alla festa dei cornuti. Alle 22 non andate alla festa dei cornuti, a dopo. Ciao. Ah, anzi, non ancora, iscrivetevi anche al mio nuovo canale, iscrivetevi al canale, testa di cocomero, iscrivetevi al mio nuovo canale di cui vi posto qua. Che buona serata, Wonder Robbie, tu stasera sei presente, hai capito? Wonder Robbie, non andare a nessuna... Wonder Robbie, stasera sei presente, saluto anche Alessandro hai capito Wonder Robbie? E iscrivetevi al canale di Wonder Robbie, tu stasera qua, ok. Non andare alla festa dei cornuti, tu cuoque. Quindi stasera nessuno alla festa dei cornuti. Ma che vai a cena fuori? Che poi domani ti riempie di corna. Max Steve, che vai a cena fuori? Stasera spendi un sacco di soldi per pagare la cena e domani sei già cornuto. E smettila, no? Fatti furbo. Che vai? Stasera le paghi la cena, spendi un sacco di soldi e domani ti riempie di corna. Ok, come non è vero? Ma non è vero, ti riempi di corna sì, se non domani dopodomani, dai. Stasera tutti i fessi vanno a cena, esatto, tutti cornuti, stasera è la festa dei cornuti. Va bene, ciao a tutti e ci vediamo dopo. Ciao a tutti.